Ciao, questo sarà un tutorial molto breve dato che ho già fatto un video sull'argomento. Anche in questo caso voglio mostrarvi come sostituire la cintura dei pantaloni alzando la vita e rendendola più comoda. Il procedimento è uguale a quello dell'altro video, di cui troverete il link in descrizione e qui in alto a destra. Qui vi propongo una piccola variante da utilizzare nel caso in cui i pantaloni o i jeans da modificare non siano elasticizzati. Il primo passo è stato scucire tutta la cintura in modo da staccarla completamente dal resto dei pantaloni. La cerniera invece va tenuta. Ho solo tagliato leggermente la patta interna in diagonale e poi l'ho passata con uno zigzag in modo da evitare sfilacciamenti. Ho poi tagliato una fascia. Io ho utilizzato un jersey piuttosto pesante, lunga 2-3 cm in meno della lunghezza della vita dei pantaloni e alta il doppio dell'altezza desiderata, più un centimetro abbondante per i margini di cucitura. Io questa volta non avevo una fascia lunga il necessario, così ho tagliato 2 strisce da unire ai lati. Per chi ha la possibilità di tagliare un'unica fascia, questa va chiusa ad anello. Ho segnato la metà che corrisponde alla linea della vita e ho marcato le linee delle cuciture, facendo in modo che la vita fosse più stretta dei fianchi. Una volta terminate le cuciture ho eliminato i margini troppo lunghi e ho ripiegato a metà la fascia che ora è pronta per essere unita ai jeans. Ho infilato la fascia sui jeans e ho fatto coincidere le cuciture laterali con quelle dei jeans, fissandole con degli spilli, e poi ho cercato di ridistribuire equamente l'ampiezza dei jeans. La fascia dovrà essere cucita tenendola leggermente tesa. Sul dietro ho lasciato un'apertura di qualche centimetro per poter infilare l'elastico. Ho incominciato la cucitura all'inizio della patta a sinistra e l'ho terminata in corrispondenza della cerniera sul lato destro, in modo da non unire le due parti e far sì che la fascia si possa allargare mentre si infilano i pantaloni con la cerniera slacciata. Per completare il tutto ho infilato l'elastico, anche questo di qualche centimetro più corto della vita e alto 2,5 cm. Poi ho verificato che fosse piatto e l'ho cucito chiudendolo ad anello. Infine ho fatto 2 piccole tacche lungo le cuciture dei fianchi per evitare che l'elastico si attorcigli. E rivolgendo i margini di cucitura verso il basso ho impunturato chiudendo anche l'apertura lasciata per infilare l'elastico. Anche in questo caso ho incominciato la cucitura dalla patta a sinistra e l'ho terminata alla cerniera a destra per permettere alla stoffa di allargarsi per bene al momento dell'infilo. Grazie per aver guardato il mio video, lascia un mi piace se ti è stato utile e non dimenticare di iscriverti al canale. Un saluto e alla prossima!